sul canale. Allora, oggi come possiamo vedere parliamo di HL Pro e in particolare di un prodotto che sicuramente molti di noi avranno già riconosciuto, specialmente tutti quelli della Goldrake Generation, perché è uno dei personaggi che sicuramente ha messo in difficoltà di più il nostro amato eroe. Ovviamente parliamo di Grendizer, quello che in Italia abbiamo conosciuto come Goldrake, Atlas UFO, eccetera eccetera. Bene, il nemico che tratteremo in questa occasione, grazie ad HL Pro, è il famoso King Gory. King Gory che, come vediamo dalla scatola, ha come diciamo numero di serie del prodotto MetalTech 12, quindi è il 12° prodotto di questa serie, ed è dedicato ovviamente, come abbiamo detto, alla collana dedicata a Goldrake, quindi al Grendizer. Come possiamo vedere è riportato su tutti i lati della confezione la scritta Grendizer, tranne che diciamo sulla parte frontale, però nella parte posteriore troviamo invece una bellissima fan arts con la scritta King Gory, che ci ricorda da molto il personaggio di King Kong, a cui chiaramente questo mostro di Vega è ispirato. Ok, allora ricordiamo velocemente che cosa era King Gory. Qui vi ricordo intanto che sulla scatola troviamo tutte le varie indicazioni riferite alla HL Pro, che come vediamo è una società che ha sede a Tokyo in Giappone. Viene indicato anche il sito web e la pagina Facebook. Viene importato da tutti questi importatori qua, in questo caso per l'Italia è la Latitude Fortitude di Riccardo Lottaro, eccetera eccetera. Allora, King Gory è apparso nell'episodio 52 e 53 di Atlas UFO, come l'abbiamo appunto conosciuto qui in Italia. Era un mostro di Vega partorito dalla mente del generale Dantus, diciamo irradiando con radiazioni Vegatron delle bestie viventi trovate su vari paesi, su vari pianeti, e in particolare questa era appunto una specie di scimmia antropomorfa che una volta irradiata si è trasformata in King Gory. È stato sicuramente uno dei nemici più difficili da battere per Goldrake, tant'è vero che è l'unico che è riuscito veramente a infliggere un danno serio al nostro amato robottone. Riuscì addirittura a strappargli il braccio sinistro, poi fu riparato nel laboratorio eccetera eccetera, però comunque è stata veramente una dura battaglia tra l'altro vinta probabilmente solo grazie al tradimento del generale Gandalf e del ministro Zuril, perché altrimenti dubbio fortemente, per come era stata impostata la storia, che Goldrake sarebbe stato in grado di distruggerlo. Chiaramente alla fine il nostro eroe doveva vincere e quindi hanno trovato questo escamotage per farlo avvenire questa cosa. Però comunque ricordiamo tutti King Gory proprio perché è stato uno dei villain, quindi uno dei nemici che ha creato più difficoltà in assoluto. Vediamo adesso se questa, diciamo, se questo Chocoking realizzato dalla HL Pro è all'altezza della sua controparte animata e se veramente è in grado di ricordarcelo. Allora, ecco qua. La confezione si presenta così: troviamo un semplice blister in plastica trasparente dove sono presenti il King Gory e alcune poche parti accessorie. In particolare mi sembra che siano delle mani. Adesso apriamo anche il blister e vediamo meglio. Il blister tra l'altro anche in plastica piuttosto morbida, quindi tende a flettere parecchio. Eccolo qua. Allora, possiamo trovare nella confezione un paio di pugni, uno per lato ovviamente, e un oggetto sempre in plastica che non si capisce bene cosa sia. Adesso lo apriamo e proviamo a vedere meglio di cosa si tratta.
Allora, sinceramente di primo impatto così non riesco molto a capirlo, però mi viene in mente da questa forma che vedo dentro, così a stella, che potrebbe essere la parte del braccio di Goldrake strappata. Però questo secondo me va utilizzato con il Goldrake della HL Pro, che io non ho. Sicuramente andrà sfilato il braccio suo e verrà messo questo per simulare appunto il combattimento dove Kingori gli ha strappato il braccio. Perlomeno questo è quello che mi viene da pensare. Se poi qualcuno di voi riesce a identificarlo in modo diverso me lo faccia sapere qui nei commenti e magari ne parliamo, ma secondo me è quello. Quindi a questo punto mi toccherà recuperare un Grandizer della HL Pro, se mai riuscirò a trovarlo, chi lo sa, vedremo. Oltre a questa parte abbiamo detto appunto troviamo i due pugni, adesso tiriamo fuori. È una confezione molto minimale, c'è proprio lo stretto indispensabile, è sprovvista di una qualsiasi basetta, quindi non avremo modo di esporlo con la basetta, ma probabilmente non ne avrà neanche bisogno perché comunque è perfettamente identificabile e poi ha una struttura che dovrebbe essere in grado di rimanere in piedi da sola. Come vedete i pugni sono intercambiabili, questi sono i pugni chiusi, li mettiamo via. Adesso estraiamo il Kingori dalla confezione, eccolo qua, il King Gori. Allora, vediamo un po' se riusciamo a posarlo con una posa un po' più minacciosa. Allora, come sentite le giunture sono a scatto e questo è molto buono perché offrono una migliore posabilità in questo caso. Quelle delle ginocchia non lo sono, così anche come quelle del piede, però sembrano sufficientemente dure per tenerlo in posizione. Mentre quelle delle spalle e del braccio sembrano avere una certa scattosità, in particolare sulla rotazione delle braccia, vedete? Allora, la prima cosa che vi voglio dire è che come prima impressione è veramente posabile a mo' di gorilla, nel senso che riusciamo a dargli una posa molto gorillesca e quindi ci ricorda molto il villain visto nella serie animata. A livello di sculpt del viso forse si poteva fare meglio, eccolo qua, è chiaramente una posa bestiale, una smorfia del viso bestiale, però sinceramente se dovessi dire che è molto somigliante al Kingori visto nel cartone animato, su quello forse avrei un po' da ridire perché non mi sembra eccessivamente somigliante, ma comunque è chiaro che poi replicare la faccia di un mostro visto nel cartone animato dove magari da un frame all'altro il disegno cambiava anche un pochino non è proprio così facile. Diciamo che però forse ci si poteva spremere un pochino meglio. Ha questo tessuto veramente lanoso inserito, no? Quindi questo gli dà molto l'aspetto animalesco che voleva essere, diciamo, dato come impressione lì sulla serie animata, in quanto appunto doveva essere un mostro derivato da un essere vivente, ok? Sono un po' morbidi i movimenti qui sulla giuntura, diciamo, tra bacino e gamba, forse anche troppo morbidi, che potrebbero tendere a scivolare secondo me. Le diciamo articolazioni su ginocchio e piede sono molto spartane, c'è solo un pernetto che vedete si muove all'interno e che con il tempo potrebbe anche rompersi se la plastica dovesse invecchiare troppo. Magari è anche vero che non offre resistenza, quindi magari modi di avere una torsione letale non dovrebbero sorgere, però comunque posiamolo il meno possibile. Una volta messo in mostra non ci giochiamo troppo perché chiaramente sono comunque prodotti concepiti solo per essere esposti e non per essere giocati. Come vedete il busto fa anche una piccola torsione del busto, molto minima, quindi non dà molto modo di giocare su questo. Per quanto riguarda le braccia invece abbiamo una buona possibilità,
data anche dal fatto che la mano può avere una buona escursione in quasi tutte le direzioni, tranne forse in questa laterale, però sopra e sotto insomma è abbastanza buona. Ok? Come vedete anche le dimensioni delle braccia un po' sproporzionate, diciamo, rispetto al resto del corpo, danno molto la sensazione di mostro gorillesco. Molto brutta per la presenza dei fori delle viti, che sinceramente al giorno d'oggi si sarebbe potuto evitare anche con dei semplicissimi tappi in gomma, e questo sinceramente lo trovo un po' discutibile, perché comunque una miglioria è sempre ben accetta dai collezionisti, no? Quindi sarebbe bastato poco oltretutto per nascondere questi fori. Come vedete sono presenti anche qui sulle gambe. Le gambe fanno anche questa torsione, vedete, girano anche in questo modo, anche se non ce n'è una grossa necessità tutto sommato, ma gli hanno dato anche questa possibilità. Magari buona, ecco, per nascondere all'interno il foro della vite. La pianta dei piedi così larga dà il vantaggio che sicuramente la figure rimarrà molto stabile e quindi difficilmente cadrà. Non ci sono molte altre cose da dire, magari forse è stata realizzata in maniera un po' superficiale anche il corno rotante, no? Che era una specie di trivella usata da Ghingori. Le varie linee della trivella potevano essere evidenziate forse in maniera un pochino più marcata. Un altro difetto che vedo è sulle corna gialle, dove si vede questa linea di giunzione tra le due parti, che si sarebbe potuta, diciamo, eliminare con facilità, magari anche con una lieve, diciamo, carteggiatura, no? della superficie prima della verniciatura, quindi qualcosa in più si poteva anche fare. Bene ragazzi, non c'è molto altro da dire, è un prodotto, diciamo, realizzato in maniera molto economica probabilmente, ma d'altronde anche il prezzo a cui viene proposto al pubblico è molto abbordabile, quindi è chiaro che non possiamo aspettarci diciamo cose troppo sofisticate o comunque diciamo anche parti accessorie troppo diciamo complesse e esageratamente messe in mostra. D'altronde lo stesso personaggio non le richiedeva, perché comunque era un solito mostro di Vega che arrivava praticamente lì pronto per combattere, non aveva nessuna parte a disco volante, quindi forse ecco, se volevano fare qualcosa in più magari potevano inserire qualche mini disco di scorta solo per far vedere che il mostro era scortato dalle truppe di Vega, ma a parte quello diciamo non potevano essere inseriti altri elementi. È carina l'idea che abbiano inserito la parte per il braccio di Goldrake, o perlomeno quello che io penso sia la parte del braccio di Goldrake strappata. A questo punto però potevano inserire anche la parte del maglio perforante, in maniera tale che uno lo poteva esporre pur non avendo il Goldrake con la parte del braccio spezzata in pratica, ok? Avendo inserito invece solo questo inserto ci costringe per forza di cosa ad avere anche il Goldrake dell'HL Pro per poter ricreare il diorama, diciamo, del combattimento che abbiamo visto in quei due episodi. Ecco qua, li mettiamo qui vicino anche i pugni che chiaramente si possono inserire sfilando questi e inserendo questi a pugno chiuso, che danno sicuramente un aspetto più da, diciamo, da incattivimento, no? Da battaglia, però che ripeto non sono così strettamente necessari. Magari con i pugni chiusi si può far prendere quella classica posa da gorilla molto inclinata in avanti, in cui i gorilla usano i pugni, ecco, per stare in questa posa, no? Quindi diciamo potrebbe essere usata per quello, se no non ne vedo troppo l'utilità, a parte questa cosa qua. Bene ragazzi, anche per quest'oggi allora è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo prodotto, che comunque vi abbia ispirato a ricreare qualche diorama che ci ricordi in qualche modo gli episodi della serie di Goldrake che tutti noi abbiamo ammirato e con cui siamo cresciuti fin dalla nostra infanzia, e che sarà talmente epocale da rimanerci nel cuore anche da adulti. Io vi saluto, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto,
visitate anche la pagina Facebook dell'Andrew Rieger Channel, iscrivetevi anche lì, lasciate un like. Stessa cosa sugli account Instagram e Twitter, dove vi ricordo pubblicherò anche cose che non riguardano strettamente i video che porto sul canale, ma anche temi riguardanti argomenti che diciamo che mi stanno molto a cuore. Vi ringrazio ancora per la visione, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, pollice in su! Ciao a tutti! Goldrake, avanti!